Questa è una camp ricetta a fantasia un po' particolare, ma ci tengo a farvela conoscere perché l'abbiamo rubata a due amici l'altra sera che ce l'hanno proposta e si chiamano The Two of Us on the Road e poi conoscerete nelle prossime puntate. Diciamo che adesso iniziamo con la sigla. Quindi stavo dicendo, grazie a Cristian e Barbara, che sono della Val di Fiemme, ci portano questa ricetta, che è una sorta di lasagna, chiamiamola così, però non fatta con la pasta tradizionale, ma con una specie di crespella, ma non è una crespella. Il nome esatto è Ambleti della Val di Fiemme, ok? Però, come al solito, io ci metto il mio zampino, nel senso ci metto la mia particolare modifica, sono poi nei gusti, e poi la facciamo diciamo così base, quindi con una base di pomodoro e un po' di formaggio. Ma ragazzi, questa qua è la classica ricetta che potete usare per svuotare il frigo, per sbizzarrirvi con la fantasia. Perché? Perché potete metterci prosciutto, uova, soda, qualsiasi cosa, ma adesso la vedrete. Noi la faremo base e da lì crescete come vi piace. Ragazzi, questi sono gli ingredienti per l'impasto e per il ripieno. Chiaramente poi potete usare tutta la vostra fantasia. Ovviamente poi sono scritti in descrizione. Ok. Solo quella base scriveremo in descrizione, dopodiché, ragazzi, fantasia è l'ingrediente più importante. Quando la fate, perché se no non fatela, quando la fate una foto, la pubblicate e ci taggate. Ci mandate magari anche la foto, non fate i furbi. Soprattutto se volete iscrivervi per vedere i nostri viaggi, fatelo. Ingredienti per fare la salsina di pomodoro, quindi una passata di pomodoro, non lo so, è turca. Ci aggiungo dell'aglietto perché mi piace e lo tendo quasi a bruciare io per dargli un gusto più forte. Cipolla nel soffritto, sale, pepe che di là, ma lo prenderò, origano per dargli un bel tocco italiano. Questa facciamo diciamo la base sugosa. Poi per fare invece il ripieno ci aggiungeremo magari, oltre a questa salsa di pomodoro, un po' di formaggio grana, della mozzarellina, adesso vediamo che cosa abbiamo. Per fare invece gli strati di questa lasagna, chiamiamola così, usiamo farina greca, mi raccomando, perché sennò non viene, ok? Mischiata anche un po' italiana, olio extravergine di oliva, un paio di cucchiai se non sbaglio, un paio d'uova e il latte che non c'è. Aspetta, vado in cantina a prenderlo. Dai, prendi il latte, su. Latte che provenienza? Dalla cantina. Sì, ma che sì, no, provenienza? Mucche da dove? Che ne so, è scritto in sloveno. Latte di qualche mucca proveniente da qualche parte del mondo, tanto le mucche sono tutte uguali. Per la pasta, la pastella, ok, ma che vedremo comunque dopo, non ci sono esattamente i grammi, cioè nel senso dovete fare a occhio, nel senso che noi vediamo quelle basi lì dove partire. Aggiungendo il latte dovete arrivare a una cremosità particolare, ma adesso ve la faccio vedere. Ma è molto semplice, tipo quelle che si usano per fare le crepe. Non hai detto di una cosa super importante che ti serve negli ingredienti. Solito. Ma non me lo tirare! Aspetta, l'altra cosa. Lecca patate? No, lecca pentole. Lecca pentole e cucciarin. No, cucciara. Partiamo con fare il sugo tagliando molto finemente, perché a me piace così, l'aglio. Beh, no, vi faccio vedere che trito tutto, dai. Se volete anticiparvi le cose fate taglio a metà, taglio così, taglio così, taglio così e già ce l'avete quasi a cubetti fatto. Come vedete a noi l'aglio piace. Stessa cosa con la cipolla, si taglia così e poi si taglia così. Io la cipolla l'ho messo a metà perché era grossa, una di quelle piccoline di queste dimensioni vanno più che bene. Poi lì dipende sempre a gusto, come siete abituati diciamo a fare un ragù di pomodoro come base. Più o meno io ci metto un cucchiaio bello abbondante di origano calabrese, perché gli origani calabresi sono veramente profumati, ma ce l'ho per fortuna ancora dall'Italia, per dargli un tocco un po' mediterraneo. A me piace l'origano, a chi non piace, poi madonna la cipolla. Scusate, sto piangendo. A chi non piace può mettere, lo so, del timo, del rosmarino, qualche altro profumo. Datemi 5 minuti, prego. Porca miseria. Ragazzi, oro liquido, questo arriva dalla Spagna, mi dispiace ma lo stiamo finendo e ahimè. Anche in cottura in questo caso io metto dell'olio veramente buono perché gli dà sapore, ci può da fare.
Usate i prodotti buoni, usateli bene, anche per fare le basi, vedrete che viene buono tutto. Su col fuoco, o meglio con l'induzione. Per fortuna abbiamo risolto i problemi di, insomma, che non riusciamo a caricare. Perché c'è il sole, non Esatto. è che abbiamo fatto quali magie. Perché è iniziato ad arrivare il sole, ma poi insomma, non so se l'avete visto, lo vedrete, comunque c'è poi la puntata dove spieghiamo come abbiamo risolto i problemi elettrici. Allora adesso facciamo soffriggere questo. E piangiamo sempre nel frattempo. Vedete ragazzi, adesso sto facendo un sugo di pomodoro, però uno potrebbe fare un sugo di funghi come base, no? Oppure che ne so, una crema di zucca e metterci in mezzo dello speck croccante, veramente a fantasia. Oppure potete prendere degli spinaci, farli rosolare, mettergli un po' di formaggio tipo il Philadelphia o magari un formaggio che fonda di più, frullarli con un po' di latte, quindi fare una cremina un pochino densa e usare quella come base. Fantasia ragazzi. E più di sugo? E poi dipende che sugo trovate in giro, in questo caso è un pochino acido, quindi una bella puntina di zucchero per levare l'acidità. Adesso lo copro subito perché inizia a sbuffare e Marina sbufferà altrettanto, che gli sporco le tende. Meno male che l'ha detto lui, perché altrimenti lo stavo per dire io. Passiamo il fuoco ad 1, giusto che vada avanti a cuocere 10 minuti. Finita la ricetta e il pranzo, poi Mauri si cimenterà nel lavaggio delle tende. Sì, come no. Ah, c'erano già quelle, inutile che fai la furba. Ma le hai fatte sempre tu? Adesso andiamo avanti, nel frattempo che cuoce questi 10-15 minuti il sugo, iniziamo a fare la massa, diciamo così, la pasta, chiamatela come volete, la crespella, come si chiamano già? Ambleti, Iniziamo a fare gli ambleti. gli strati, le crespelle, l'impasto, la pastella. Prosciutto o non prosciutto? È un No, il ombletto. prosciutto non ce l'abbiamo. Vado avanti. Come le apriamo queste uova? Ehi. No, Mauri, no. No, 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 no. Ah! Ma veramente? Ma questo mi ha fatto male. È cazziato Marina. Vedi che non lo devo più fare. I test e le uova si fanno così. Questo ha un guscio veramente fine, quindi si è spadrisciato tutto. Caduto cucchiaio. Sale. Dopo le 2 uova, diciamo bel pizzico generoso, visto che andiamo a fare comunque un piatto salato. Cucchiai d'olio per chi è a dieta, 2. 1, 2. Poi mettiamo 200 g di farina. Ara, la nostra farina avanzata tipo 00 e mettiamo. Bene, noi iniziamo a impastare così e adesso iniziamo ad aggiungere il latte. Ora io lo metterò più o meno 200, però non lo so, adesso lo metto sulla bilancia così vediamo assieme, perché per ogni singola farina può assorbire più o meno liquido e quindi cambiano i millilitri di latte che mettiamo. Latte se lo mettete intero è meglio perché è più bello grasso. Io inizio con 100 ml più o meno, 120, vabbè. E adesso giù a girare. Così facendo, aggiungendo anche il liquido poco alla volta, vedete che fa grumi. Si poteva setacciare per evitare un po' di grumi, si poteva usare la frusta, qua la facciamo alla bruta, quindi si butta dentro così. Però tenendola un pelino più secca, i grumi poco per volta si rompono e quindi poi dovrebbe diventare bella cremosina. Ho aggiunto un po' di latte, siamo arrivati a 170 grammi e adesso gli diamo una bella girata ancora. Ok, siamo arrivati più o meno a 180 ml. Questa è già una buona liquidità, ma probabilmente ancora un pelino. Ancora un po' di latte e siamo arrivati a 200 ml di latte. Vedete com'è? Questa è la cremosità che cercavo, nel senso che quando la metti in piano non scappa, però è bella liquida. Può fare anche la prova su un piattino per vedere se si allarga un pochino e basta. Consiglio, lasciatela riposare 10 minuti, un quarto d'ora se possibile. Vi spiego perché. Guardate una cosa. Vedete queste bolle che stanno uscendo? Probabilmente dentro ci sono anche dei micro grumi, perché è normale, non l'abbiamo fatto col frullino da super professional. Cosa succede? L'umidità comunque andrà dentro questo grumo, lasciandolo lì un attimino a riposare e si apre. Dopodiché gli date l'ultima girata veloce, l'impasto sarà pronto senza grumi. Quindi aspettate una decina di minuti. Fate un sigarettino, un caffettino, un whischettino, un giro attorno, quello che volete. Siccome io ho questo formaggio che ovviamente in Turchia non so esattamente finché non lo apro che cosa sia, questo è per farvi capire come fosse un po' un Emmental
ok? Però bello gustoso, bello salatino, bello gustoso. Siccome non so esattamente, forse un caciocavallo anche, vabbè, come trattarlo, cosa faccio io? Lo taglio un pochino a striscioline fine ai fini, così mi rimane comunque un pezzettino dentro. Posso distribuire sopra polvere quando faccio i vari strati. Farò la stessa cosa anche con questa qua, che loro hanno un formaggio che a strisce si apre, no? C'è come la testura del caciocavallo che si sfila. Però sa abbastanza di mozzarella questa, anche questo qua è salatino. I formaggi qua sono salati, addirittura molto salati alcune volte. È arrivata l'ora di fare la pastella in padella. Quanto casino pensi di fare? Tantissimo. Immaginavo. Dopo dici tu? No, lo mettiamo bello su di temperatura, non troppo. Facciamo fuoco medio A 5. e lasciamo scaldare. Allora adesso io ho una padella antiaderente, ovviamente più grande, non la faccio così grande. Per farla più piccola ovviamente mi aiuterò con il leccapentole, la farò un pochino più piccola, questa per staccare. Insomma, comunque adesso andiamo a provare, anche perché liquidità, guardate com'è. Dovrò ovviamente metterla e poi allargarla sopra. Ovviamente il fornello l'ho messo in piano io, guarda. Bravissima. La prima. Un cucchiaio e mezzo, vediamo. Si stacca già. Allora, avete visto che non sono riuscito a allargarla in fretta col cucchiaio? Vuol dire che a questo punto la pastella è troppo densa, quindi adesso gli aggiungerò del latte e la farò più liquida. Ovviamente questa è una ricetta che si può fare anche dolce, anzi forse è nata proprio dolce, e questa qua resterà per il dolce. La micro ambletta con marmellata. 1 e 1, 2. E adesso non sono proprio, devo prenderci la mano, Aspetta. Non puoi lasciarla lì sopra così quel coso, devi E lascia stare. I ragazzi sono le prime, anche per me, Sta diventando esperto, Siamo alla numero 7. Adesso vengono belle rotonde, guarda un po'. Che belline. Ne sono venuti una dozzina, quindi siamo più che contenti di fare tutti questi belli strati. E adesso aspettiamo un attimino che cuocia l'ultima. Spegniamo, che risparmiamo energia elettrica. E dopodiché andiamo a montarla. Bene ragazzi, è arrivata la fase dell'assemblamento, diciamo così. Io metto una carta forno nella pentola. E voi vi chiederete perché un'altra pentola? Perché questo sarà il nostro forno. In teoria questa ricetta prevede che poi vada in forno tutto. Ovvio, se è in forno, insomma, sopra si bruciacchia, tipo una lasagna, no? Noi ovviamente il forno non ce l'abbiamo e quindi utilizziamo il nostro sistema pentola. Gli metto la carta forno perché così riusciamo a tirarla fuori, ok? Andiamo a montarla. E l'ultima l'ho lasciata un pelino indietro di cottura perché sarà quella che sarà più vicina alla fonte di calore e quindi magari cuocendo non brucia. Ecco, questa è l'idea. Abbondiamo un po', Pomodoro, formaggio 1, formaggio 2, fantasia, quello che avete. Mi piacerebbe metterci dentro delle noci, ma non le ho. Bene ragazzi, l'ultimo strato gli metto il parmigiano, devo metterlo. Finito, non più grana. E ce ne siamo tenuti 2, visto che ne sono venuti 12, 10 strati va più che bene. Facciamo dolci. Cosa faccio? Adesso la mettiamo sul fuoco al minimo, quindi all'1. La copriamo e usiamo praticamente la pentola come forno. La lasciamo lì per un quarto d'ora, che si fonda un po' la cosa dentro, ok? Abbiamo consumato il 3% per fare il sugo, questo è il primo picco. Ok. Il secondo picco di batteria è per fare le basi, diciamo così, e il terzo è per scaldare tutto il malloppone. Quindi direi 3, 2 e 2, abbiamo fatto un 7% delle nostre batterie da 400 Ah, mettetevi voi a fare i calcoli. Ci va un'ora di tempo a farla, Non è una ricetta veloce, però è una ricetta che si può fare tranquillamente il camper e sorprendere i vostri ospiti, magari stranieri che non hanno provato mai le lasagne, o che hanno voglia di lasagne essendo viaggiatori anche loro e non le trovano in giro. Pensateci. Ok, questo è il risultato finale. Come vedete, fosse uscito dal forno era sicuramente meglio. Però andiamo a tagliarla e vediamo cosa succede.
Passiamo all'assaggio, gente, perché questa roba qua è veramente bella, bellissima. Ma perché è tardi? Perché ho fame. Assaggiamo. Tanto so già che è buono. Ve la consiglio. Ora, sbizzarritevi, mi raccomando, fate le foto, postateci, taggateci, metteteceli, inviateceli, fate quello che volete, ma abbiate fantasia nel farlo. Alla prossima, ragazzi, ciao! Mauri è troppo zitto, come i bambini quando combinano qualcosa. Adesso vado a vedere. T'ho beccato con le mani nella marmellata. Si dice così, no? No! Sto provando anche dolce, era avanzata, cosa fai? Non la mangi? Adesso la provo. Ma la faccio su secondo te o la faccio tipo piada? Faccio tipo piada. Mi passi 2 noci? Io le metto dentro. Dai, smettila, mangiala così. Voglio con 2 noci. No, marmellata e basta. Buono. Ricordate che si può mangiare anche dolce, quindi avanzatele sempre un paio. Fate finta che non mi sono venute bene come me, questa qua un po' storta.